Benvenuti in un viaggio nel tempo nel cuore della gemma nascosta d'Italia, la Basilicata. Incastonata nella punta più meridionale dello Stivale d'Italia, la Basilicata è una regione che respira storia, tradizione e splendore naturale. È un luogo dove passato e presente si fondono senza soluzione di continuità, e il ritmo della vita è dettato dai ritmi della natura. La Basilicata è una terra di contrasti, dove le alte cime delle montagne incontrano l'azzurro del Mediterraneo. La regione è avvolta da un manto di verde, con foreste lussureggianti, dolci colline e fertili pianure che dipingono un quadro di serena tranquillità. Le Dolomiti Lucane, le vit più maestose della regione, si ergono come sentinelle silenziose, la loro aspra bellezza testimonia le forze della natura. La costa della regione, un nastro di sabbia dorata e ripide scogliere, è accarezzata dai mari Ionio e Tirreno. Le acque qui sono cristalline, riflettendo tonalità di turchese e zaffiro, uno sfondo perfetto per una piacevole giornata sotto il sole italiano. I paesaggi della Basilicata non sono solo mozzafiato, sono anche diversi. La regione ospita il Parco Nazionale Polino, il più grande parco nazionale d'Italia. È un paradiso per gli amanti della natura, con una ricca varietà di flora e fauna e sentieri che si snodano attraverso fitte foreste e lungo fiumi sereni. Ma il fascino della Basilicata non finisce con le sue bellezze naturali. La regione è anche ricca di storia e cultura. Antiche abitazioni rupestri, castelli medievali e pittoreschi villaggi punteggiano il paesaggio, ognuno con la sua storia unica da raccontare. La tranquillità della regione è caratteristica distintiva. La Basilicata è un luogo dove è possibile sfuggire alla frenesia della vita moderna e immergersi nei ritmi della natura e nella ricchezza della cultura italiana. È un luogo che ti incoraggia a rallentare, ad assaporare ogni momento e ad apprezzare i piaceri semplici della vita. Basilicata, una regione dove il tempo sembra essersi fermato, invitando a vivere la sua bellezza incontaminata. Mentre viaggiamo ulteriormente nel cuore dell'Italia, esploreremo di più su ciò che rende la Basilicata una destinazione diversa da qualsiasi altra. Quindi, vieni mentre scopriamo il fascino di questa gemma nascosta. Il nostro viaggio inizia a Matera, una città che sussurra storie di antiche civiltà. Immersa nella regione meridionale, Matera è affettuosamente conosciuta come la città dei Sassi. Ma questa non è la tipica città di pietra. No, Matera è una testimonianza della resilienza umana, della creatività e del nostro innato desiderio di ritagliarci un posto tutto nostro in questo vasto mondo. La storia della città è un ricco arazzo tessuto nel corso dei millenni. I primi abitanti di Matera hanno lasciato il segno già nel Paleolitico, lasciando dietro di sé grotte che sarebbero poi diventate la caratteristica più distintiva della città. Queste grotte, o sassi come sono conosciuti localmente, non sono solo spazi scavati. Sono abitazioni intricate scavate minuziosamente nelle colline rocciose, a testimonianza dell'intraprendenza e dell'ingegno degli antenati della città. Approfondendo la storia di Matera, scopriamo una città che ha visto tutto. Dagli imperi greco e romano ai periodi bizantino e normanno, ognuno ha lasciato uno strato di cultura, un tocco di stile, un pizzico di influenza che aggiunge al fascino unico della città. Questa fusione di culture si riflette nell'architettura della città, una miscela di stili che rendono il paesaggio urbano di Matera uno spettacolo da vedere. Nel cuore della città, troviamo i Sassi, divisi in due parti, Sassi Cavoso e Sassi Barisano. Queste non sono solo antiche dimore, sono parti viventi e respiranti della città, ancora abitate e piene di vita. I Sassi sono un labirinto di vicoli, scale e archi, con case, chiese e negozi scavati direttamente nella pietra calcarea. In riconoscimento del suo significato storico e culturale, Matera è stata nominata Patrimonio Mondiale dell'UNESCO nel 1993. La storia di sopravvivenza e trasformazione della città, dalle grotte preistoriche alle case moderne, è una storia che l'UNESCO descrive come il più eccezionale esempio intatto di un insediamento troglodita nella regione mediterranea. Matera, città scolpita nella pietra, ti aspetta per condividere con te le sue storie millenarie. Quindi, prepara le valigie, allaccia le scarpe da passeggio e preparati a tornare indietro nel tempo in questa incredibile città di pietre. Dalla città dei Sassi, ci spostiamo nell'abbraccio della natura al Parco Nazionale del Pollino. Nascosto nella regione meridionale d'Italia, questo parco è la gemma all'interno della bellissima Basilicata.
Con oltre 192.000 ettari, il Parco Nazionale del Pollino è il più grande parco nazionale d'Italia, una colossale testimonianza dell'impegno del Paese nel preservare il proprio patrimonio naturale. Il parco è un santuario per una vasta gamma di ecosistemi, dalla macchia mediterranea a quote più basse ai prati alpini in alta montagna. La flora qui è tanto varia quanto bella. Troverai antichi pini bosniaci, alcuni di oltre 500 anni, in piedi accanto a una colorata serie di orchidee selvatiche, ogni specie un vibrante tuffo sulla tela verde del parco. Ma non sono solo le piante a rendere speciale il Pollino. Il parco ospita una serie impressionante di fauna selvatica. Tieni gli occhi aperti per l'aquila reale che svetta sopra la testa o il lupo appenninico che si aggira nel sottobosco. Questo è un luogo dove la natura prospera, è libera e incontaminata. I paesaggi all'interno del parco sono mozzafiato. Immagina imponenti cime montuose, le cui pendici sono ricoperte da foreste verdeggianti, lasciando il posto a gole profonde e frastagliate. Immagina vasti altipiani punteggiati dall'occasionale albero solitario, che si estende a perdita d'occhio. Queste sono scene che ti toglieranno il fiato, scene che rimarranno con te molto tempo dopo la tua partenza. Il Parco Nazionale del Pollino non è solo una festa visiva, è un luogo per l'avventura. È il sogno di ogni escursionista, con sentieri che si snodano attraverso il parco, ognuno dei quali offre la propria vista unica di questo paradiso naturale. Che tu sia un escursionista esperto o un camminatore occasionale, c'è un percorso per te. E se sei un amante del brivido, i fiumi del parco offrono esperienze di rafting esilaranti. Ma forse la cosa più bella del Parco Nazionale del Pollino è il senso che ti dà. È un luogo dove puoi fuggire dal trambusto della vita quotidiana, un luogo dove ti puoi riconnettere con la natura. Il Parco Nazionale del Pollino, un paradiso per gli amanti della natura e degli avventurieri. Lasciandoci alle spalle la natura selvaggia, entriamo nel fascino medievale di Cracovia e Pietrapertosa. Il nostro viaggio ci porta prima a Cracovia, un villaggio che sussurra storie del passato. Un tempo vivace centro di vita e commercio, Cracovia ora si erge come una città fantasma di una bellezza inquietante. Fondato nell'VIII secolo, questo villaggio è stato sede di una fiorente comunità fino al 1960, quando frane e terremoti hanno costretto i suoi abitanti ad abbandonare le loro case. Oggi, le sue strade vuote e gli edifici abbandonati creano un'atmosfera surreale che è una calamita per storici, artisti ed esploratori. È un luogo dove il silenzio racconta mille storie, dove ogni pietra e angolo racchiude un pezzo di storia tutto da scoprire. Ora, lasciamoci alle spalle l'inquietante tranquillità di Cracovia e muoviamoci verso il fascino aspro di Pietrapertosa, arroccata in alto sulle montagne dolomitico-lucane. Questo borgo, uno dei più belli d'Italia, è uno spettacolo da vedere. Le sue case, costruite sul fianco roccioso della montagna, sembrano essere un'estensione naturale del paesaggio. Ma non è solo il pittoresco scenario che attira i visitatori di Pietrapertosa. Per gli amanti del brivido e dell'avventura, Pietrapertosa offre l'Angel Flight, un'esperienza di funivia senza cabina mozzafiato. Immaginate di volare nell'aria, sospesi tra le cime delle Dolomiti Lucane, il vento tra i capelli, il terreno molto più in basso. The Angel Flight è più di una funivia, è un volo attraverso il cuore della Basilicata, un'occasione per vedere questa splendida regione da una prospettiva che pochi possono sperimentare. Cracovia e Pietrapertosa, due borghi dal fascino contrastante. Si sussurrano storie del passato, le sue strade riecheggiano di storie di ciò che era una volta. L'altro chiama l'avventuriero all'interno, offrendo una scarica di adrenalina su uno sfondo di bellezza naturale. Insieme, dipingono un'immagine della Basilicata tanto varia quanto accattivante. Cracovia e Pietrapertosa, dove storia e avventura si fondono in un'esperienza indimenticabile. In Basilicata il viaggio non è solo nel tempo e nello spazio, ma anche attraverso i sapori. Questa terra, nota per la sua ricca tradizione culinaria, funge da festa per i sensi. Immersa nel cuore del Sud Italia, la Basilicata porta la torcia della cucina italiana con un tocco unico. Qui, i piatti tradizionali sono una testimonianza della vibrante storia della regione e delle diverse influenze. Immagina di assaporare la semplicità della pasta con il pangrattato, un piatto umile ma delizioso, o di addentare il pane croccante di Matera, ogni pagnotta porta l'essenza di tecniche di cottura secolari.
E non dimentichiamoci del vino aglianico, un ricco elisir di rubino che fa parte del paesaggio della Basilicata tanto quanto le sue dolci colline e le aspre scogliere. Questo vino robusto, con le sue note complesse di frutti di bosco, prugna e spezie, è una vera incarnazione del carattere della regione. Basilicata, dove ogni boccone e sorso racconta una storia di tradizione e passione. La Basilicata è più di un luogo, è un'esperienza, un viaggio nel tempo, una festa per i sensi. Viaggiando insieme attraverso questa affascinante regione, abbiamo scoperto i suoi numerosi tesori. L'antica città di Matera, testimonianza della resilienza e dell'ingegno umano, scolpita nella pietra. Il maestoso Parco Nazionale del Pollino, un'oasi di tranquillità, ricca di biodiversità, dove la natura regna sovrana. Il fascino senza tempo di borghi medievali come Craco e Pietrapertosa, dove ogni pietra sussurra racconti di un'epoca passata. E non dimentichiamo le delizie culinarie che vi aspettano, dalla pasta sostanziosa, al pane al forno, al robusto vino aglianico. La Basilicata ti invita a immergerti nei suoi paesaggi sereni, assaporare le sue tradizioni culinarie e far parte della sua ricca storia. Non aspettare. Scopri la Basilicata, la gemma nascosta d'Italia, e scopri una parte di te che non sapevi esistesse. Iscriviti al nostro canale, Viaggio in Italia, per altre avventure italiane. Metti mi piace e commenta. Alla prossima, arrivederci.